Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo della VRS Pedals, una pedaliera che già dalle prime immagini, dei primi video mi ha veramente incuriosito perché utilizza delle soluzioni in controtendenza rispetto a quello proposto invece dal mercato. Il mercato infatti si sta orientando per di più sull'idraulico o utilizza comunque di base dei damper o elastomeri, mentre nella VRS vengono utilizzate solamente delle molle, sia per quanto riguarda acceleratore, freno e frizione. Come vedremo all'interno della recensione, nonostante l'utilizzo delle molle, VRS è riuscita attraverso alcuni escamotage strutturali a determinare un feeling veramente convincente di questa pedaliera, nonostante tutto non utilizzi né un sistema idraulico né un sistema ad elastomeri. Questa pedaliera parte da 549 euro per quanto riguarda la versione 2 pedali, quindi gas e freno, e ci vogliono altri 199 euro per acquistare invece a parte la frizione. Con 749 euro abbiamo quindi il kit completo, che secondo me è un prezzo congruo per la qualità dei materiali e soprattutto il feeling che offre questa pedaliera. Prima di continuare ci tenevo a ringraziare di nuovo M-Garage che mi ha fornito la pedaliera per la recensione. M-Garage è distributore italiano VRS, quindi troverete da lui sia il VRS Direct Force Pro che ho recensito la scorsa settimana, sia questa pedaliera. Ci vediamo al termine del video con le conclusioni e le considerazioni finali. Partiamo analizzando la centralina VRS Pedals Controller. La scocca della centralina è realizzata in alluminio anodizzato nero, con in evidenza il logo VRS Virtual Racing School e misura 9,5 cm di lunghezza, 6,5 di larghezza e 3 cm di spessore. Lateralmente troviamo i tre ingressi RJ45 per il collegamento dei singoli pedali e sul lato opposto la porta USB e il tasto reset. La costruzione e la finitura conferiscono a questa centralina un aspetto premium. Rimuovendo le 4 viti Torx poste sui lati andiamo a vedere cosa nasconde all'interno. Internamente la scocca in alluminio integra due guide necessarie al buon alloggiamento della scheda. La scheda è proprietaria VRS e dal codice R2 si può intuire che quella in mio possesso è la seconda revisione del progetto. Sono esposte e ben visibili le tre porte RJ45, la porta USB ed il tasto reset. Passiamo ora a dare un'occhiata alla pedaliera. La struttura dei pedali è realizzata completamente in acciaio inox tagliato a laser e lavorato a CNC. L'acciaio presenta una gradevole finitura satinata che conferisce alla pedaliera un look particolare. I profili dell'acciaio sono fresati e lavorati in modo da renderli piacevoli al tatto e per nulla taglienti. Le linee del pedale e i ritagli interni sono studiati per garantire un look aggressivo e minimizzare il peso, mantenendo però un'alta resistenza e rigidità. Intagliato nella base del pedale troviamo il logo VRS. Il fissaggio dei pedali al supporto avviene tramite 4 asole da 30 mm, soluzione molto simile a quella già vista su altri prodotti della stessa categoria. La pedaliera VRS offre numerose possibilità di regolazione per adattarla facilmente a tutti i tipi di setups. Troviamo due ampie asole da 45 mm che permettono di sollevare posteriormente il pedale, consentendo la regolazione dell'angolo che si va a creare tra la porzione verticale del pedale e la superficie di fissaggio. Si può passare da un minimo di 70 gradi ad un massimo di 90 gradi. Anche la piastra pedale possiede possibilità di regolazione praticamente infinite. Grazie ad un ingegnoso sistema di asole può essere regolata in altezza ed inclinazione, permettendo all'utente finale di cucirsi addosso l'esperienza di guida secondo i propri gusti e le proprie esigenze. Questa regolazione è un plus notevole, considerando che è una caratteristica assente in modelli di pedaliere ben più costose. La VRS Direct Force Pro Pedals offre movimenti fluidi grazie all'utilizzo di cuscinetti a sfera schermati e flangiati nei principali punti di articolazione, completi di supporti per anelli di tolleranza.
Ciò consente di eliminare qualsiasi gioco oltre all'asse di rotazione desiderato e assicura movimenti sempre scorrevoli e silenziosi. I cuscinetti sono inoltre idealmente esenti da manutenzione e dovrebbero funzionare bene per molti anni. Questo è uno degli aspetti che più mi è piaciuto di questa VRS, passo in avanti importante rispetto alle classiche boccole in bronzo presenti sulla maggior parte delle pedaliere dei competitor, che si usurano rapidamente, hanno bisogno di manutenzione e non garantiscono una completa assenza di movimento. Tutti gli altri giunti sono rivestiti in Teflon ed impediscono movimenti indesiderati. Anch'essi in linea teorica non richiedono manutenzione, visto che il Teflon è essenzialmente autolubrificante, ma potrebbero essere sottoposti ad una leggera usura nel tempo. Inizio e fine corsa del pedale sono garantiti da due perni rivestiti da una gomma dura di colore arancione. La gomma restituisce un feeling rigido al fine corsa ed evita spiacevoli rumori durante l'utilizzo. Anche in questo caso, grande attenzione ai particolari da parte di VRS, che ha scelto una gomma rigida e bella da vedere, al posto del classico pezzo di tubo da irrigazione utilizzato invece da molti competitor. Infine, la pedaliera VRS utilizza celle di carico Mavin per tutti i pedali. Le celle di carico offrono numerosi vantaggi: accuratezza, precisione, ripetibilità, affidabilità, durata e resistenza a polvere e sporco. In maniera unica nel mercato, questa pedaliera monta celle di carico direttamente nei bracci dei pedali stessi. Questo aiuta a garantire che la forza misurata dalle celle di carico sia linearmente proporzionale a quella che il conducente sta esercitando sulla superficie del pedale. Ciò consente inoltre più spazio per altri componenti, mantenendo compatte le dimensioni del pedale. I tre pedali inoltre integrano i punti di ancoraggio per le molle a gas, utili per aumentare il feedback idraulico della pedaliera. Il kit può essere acquistato separatamente ed ha un costo di 149 euro. L'acceleratore mantiene tutte le caratteristiche principali già viste in precedenza, come i cuscinetti a sfera, schermati e flangiati nel punto di ancoraggio principale e le numerose asole di regolazione. Parlando di asole, quelle per la regolazione della piastra dell'acceleratore sono più ampie rispetto a quelle degli altri pedali, aumentando l'escursione ed offrendo quindi la possibilità di una regolazione più profonda. La cella di carico a punto singolo è una Mavin da 10 kg ed è posta verticalmente all'interno dell'asta del pedale e la sua posizione può essere regolata tramite la presenza dell'asola anteriore. Alla cella è connesso direttamente il particolare sistema che sostiene la molla. Il sistema utilizzato è unico nel suo genere, in quanto la molla non è libera di ruotare ed è completamente assente il perno centrale, utilizzato invece in tutte le altre pedaliere, annullando di fatto ogni tipo di attrito. Questo conferisce alla molla una caratteristica forma curva. Il precarico della molla può essere regolato abbastanza agilmente, utilizzando il sistema di dati preposto, che è in grado di comprimere o rilasciare la molla. La risposta invece può essere modificata sia cambiando l'altezza della cella tramite l'apposita asola, sia il foro posteriore del perno che sostiene la molla, andando a modificare quindi le geometrie di lavoro. Il fine corsa invece, in maniera analoga a quanto succede sugli altri pedali, può essere regolato spostando il perno ricoperto dalla gomma arancione all'interno dell'asola. Il feedback del pedale è eccellente e l'assenza di perno centrale, unita alla presenza dei cuscinetti nell'articolazione principale, garantisce la totale assenza di attrito, garantendo quindi una risposta del gas sempre fluida, reattiva, lineare, sia in pressione che in rilascio. Come l'acceleratore, anche il freno presenta delle soluzioni innovative ed in controtendenza rispetto a quanto proposto dal mercato. Il freno di questa VRS mantiene lo stesso design già osservato sul pedale del gas, con le stesse regolazioni in termini di base e piastra pedale e la stessa posizione della cella di carico, posta sempre anteriormente. La cella di carico a punto singolo è una Mavin da 200 kg, sulla quale è montato direttamente il giunto per il supporto della molla.
La molla è supportata da uno stantuffo che scorre attraverso un cilindro in alluminio rivestito da una boccola in Teflon. Il cilindro di alluminio è in grado di ruotare su se stesso grazie alla presenza di due cuscinetti schermati e possiede sulla sua superficie un incavo che costituisce la sede della molla. Questo meccanismo garantisce la massima fluidità e attrito ridotto al minimo. Con la pedaliera vengono fornite due molle differenti, una blu e una rossa. La blu, più morbida, permette una buona escursione del pedale, mentre la rossa, molto più dura, determina un'escursione inferiore ed è capace di sopportare oltre 120 kg di pressione sul pedale. Anche il precarico della molla del freno può essere agilmente regolato. Il sistema a molla è un'esclusiva di questa VRS. Molto comuni sono infatti le pedaliere che utilizzano gli elastomeri in gomma per simulare l'effetto idraulico del pedale del freno. Gli elastomeri offrono la sensazione progressiva che ci si aspetta da un pedale del freno, ma hanno carenze importanti in termini di resistenza e durata nel tempo. VRS invece ha utilizzato un design unico che ruota attorno ad una molla elicoidale. L'uso di una molla elicoidale offre tipicamente una risposta lineare piuttosto che l'aumento progressivo della forza, caratteristica di un sistema frenante. VRS ha raggiunto questo obiettivo con una struttura speciale a camme rotanti. Un'asta di controllo regolabile consente all'utente finale di modificare facilmente la curva di forza a proprio piacimento. In particolare, accorciando ed allungando l'asta, rispettivamente aumenta e diminuisce la forza di progressione iniziale. L'asta di controllo è caratterizzata dalla presenza di occhielli con cuscinetto, ideali per mantenere al minimo l'attrito. Questo particolare sistema a camme rotanti e la caratteristica architettura è unica nel suo genere e regala un feedback progressivo e realistico, senza ricorrere ai classici elastomeri. La sensazione restituita dal pedale è davvero convincente e offre ottime sensazioni sia nelle staccate più profonde che nelle fasi di guida in cui il freno va solo accarezzato. Il feeling è immediato e personalmente sono riuscito ad arrivare al mio limite in una manciata di minuti. Anche il pedale della frizione mantiene struttura e regolazioni già viste su freno e acceleratore. La cella di carico è una Mavin da 80 kg al quale è fissato il giunto rivestito in Teflon, necessario all'ancoraggio del perno che sostiene la molla. La cella è posizionata anteriormente, ma a differenza degli altri pedali ha un orientamento obliquo. Questo stratagemma è stato pensato da VRS per garantire una risposta regressiva del pedale, simulando la sensazione restituita da una frizione reale. La molla, analogamente a quanto visto nel freno, è sorretta da uno stantuffo che scorre attraverso un cilindro in alluminio provvisto di cuscinetti e rivestito da una boccola in Teflon. Come già visto per gli altri pedali, anche sulla frizione la molla può essere regolata nel precarico tramite il dato da 10 mm, mentre la corsa è regolabile tramite il perno rivestito in gomma arancione. La particolare geometria dona al pedale della frizione un feeling fluido, realistico e naturale. La risposta infatti è lineare nel primo tratto, mentre è cedevole e più soffice nella parte finale, restituendo la classica sensazione di punto di attacco e stacco di una frizione reale.
Siamo arrivati al termine del video ed è giunto il momento di tirare le somme su questa VRS Direct Force Pro Pedal. Avete capito che è una pedaliera che mi ha convinto molto, trovo veramente efficace il sistema con la quale è stata progettata, l'utilizzo di cuscinetti flangiati e schermati, determina un movimento molto fluido di tutti e tre i pedali e soprattutto l'assenza totale di gioco, che invece è sempre un pochino presente nelle pedaliere con boccole in bronzo. Per quanto riguarda il feeling dei pedali, il gas l'ho trovato veramente molto fluido, molto preciso e soprattutto si riesce a parzializzare veramente con una precisione assoluta, proprio data l'assenza totale di attrito che è determinato semplicemente dalla presenza dei cuscinetti, che comunque ne hanno ben poco. Il freno è veramente molto modulabile ed offre una sensazione progressiva, è un pochino cedevole nella parte iniziale per poi arrivare comunque ad essere più deciso nella pressione, anche se questa escursione iniziale, come avete visto all'interno della recensione, può essere regolata tramite il braccio che possiede due occhielli con cuscinetto. La frizione è anche veramente molto convincente, si riesce a percepire lo stacco della frizione. Mi sono veramente divertito ad utilizzare una macchina con cambiatacca che non utilizzavo veramente da tantissimo tempo. Che dire, un prodotto veramente valido, farò fatica a separarmene, devo essere sincero, e magari valuterò un acquisto personale in futuro. Per oggi è tutto e vi auguro buona giornata.